Buongiorno amici del canale, benvenuti. Oggi un'altra bella giornata di sole e sono qui per farvi vedere due nuove tecniche. Le chiamo nuove perché? Perché oggi utilizzerò colori nuovi per fare una tecnica già vista ma reinterpretata, il lavaggio. In americano washed, loro la utilizzano da moltissimi anni. Secondo me è un'ottima tecnica di antichizzatura. L'altra sarà la classica patinatura all'italiana, chiamiamola così, effettuata con le cere. Possono sembrare simili ma completamente diverse. Ho deciso di prendere come base per effettuare queste due tecniche due rosoni. I rosoni, per chi non lo sapesse, sono degli stucchi fatti proprio con del gesso in rilievo che vengono usati da tantissimi anni come base su cui poi viene messo il lampadario, quindi nel soffitto viene appeso questo stucco in rilievo molto bello che fa da cornice al lampadario. Sono veramente molto belli, hanno delle foglie di acanto, delle ghiande, in questo caso c'è un decoro molto astratto e a parer mio tutti questi fregi saranno bellissimi e messi in evidenza proprio dalle varie anticature che andremo a fare. Ho preso due soggetti veramente molto belli per questo restyling. Ho deciso di stendere direttamente sullo stucco il clear sand. Il clear sand è un avorio molto bello, molto caldo e coprente. Utilizzerò il pennello tondo, ovale, con delle setole molto piene. Guardate come stendo la pittura. Lo faccio per dare proprio una pulizia alla base che con il tempo ha avuto un'usura molto elevata. Questi sono stucchi che ho comprato in un mercatino dell'antiquariato, quindi hanno decisamente molti anni. In questo caso stendo la pittura pura perché avrà una maggiore coprenza. Inoltre basterà una mano in quanto già la base è molto chiara e molto porosa. Dopodiché mi divertirò immediatamente con le antichizzature. Come vedete è molto coprente, guardate. So che si vede poco perché c'è una base chiara e la pittura comunque è avorio, però guardate le macchie, le sporcature del tempo come vengono totalmente nascoste. Un consiglio: non prendete pennelli piccoli per andare negli angoli, nelle bordure, nelle rientranze, è meglio un pennello molto tozzo, farete meno fatica. La prima tecnica che vi faccio vedere sarà quella del lavaggio, chiamato anche washed. La farò miscelando due colori per creare un bel viola, un bel vinaccia, siamo in tema autunno uva e quindi voglio creare un bel viola apposta per voi. Lo farò miscelando due colori primari, il rosso e il blu. Per noi sono Love, il rosso, e Nuit d'Amour per il blu. Ho deciso di aggiungere alla mia miscela di rosso più blu anche un goccino di grigio per scurire leggermente. Tenete a portata di mano per il lavaggio dei panni in microfibra tipo questo, umidi ma ben strizzati, e dell'acqua in un secchio, in modo che sia più facile la sportazione della pittura. Ora col pennello colorate. L'importante è fare piccole campinature, non tutto insieme, altrimenti il colore macchierà, perché asciugando colorerà la base. Ho steso la pittura del lavaggio su circa metà rosone. Ora col panno vado ad eliminare l'eccesso. Più la spugna è umida, più toglierete colore. Attenzione,
Non lasciatela troppo tempo in posizione, perché altrimenti macchierà e non verrà più via. Di schiarire leggermente la parte esterna per schiarirla, per far tornare fuori un po' di base, in modo che ci sia ancora più profondità. Questa tecnica si chiama dry brush, pennello asciutto, si fa con pochissimo colore. Per la nostra anticatura con le cere invece è importantissimo, dopo il colore, passare subito una mano di cera trasparente, protettiva, in modo che le cere colorate poi non vengano assorbite dalla base, ma possono essere utilizzate come miscela per patinare, per massaggiare e creare la tonalità che noi amiamo. In questo caso io utilizzo la Jasmine, che è la nostra cera, trasparente ovviamente, sigillante, che è a base di cera d'api e bacca di carnauba. Ha un profumo inebriante perché sa veramente di gelsomino. Passatelo andando ad esercitare pressione con movimenti circolari. Mi raccomando, ricordatevi che il pennello utilizzato per le cere deve essere un pennello a parte. Non utilizzate il pennello della pittura. Per questa patinatura ho preso due cere, una marrone e una nera. Le mischierò con un po' di cera trasparente per alleggerirle. Ricordatevi di esercitare molta pressione con le cere perché la patina deve andare in profondità. Con l'aiuto del nostro straccettino asciutto questa volta, io utilizzo sempre lo stesso straccio, passo e tolgo l'eccesso di cera. Guardate che meraviglia, tutti i fregi del rosone vengono messi totalmente in evidenza. Guardate che meraviglia. Se volete scaldare o raffreddare la base, non ci sono problemi, potete di nuovo prendere la cera, anche pura questa volta, e dare una seconda passata, così. Se invece volete alleggerire, quindi togliere un po' di colore, ricordatevi che la cera trasparente, quella che avete messo sotto, fa da cancellino. Guardate, passatelo così, delicatamente, solo sulle parti esterne. E ora col vostro panno togliete l'eccesso. Vedete?
È una cosa delicatissima quella che sto facendo, ma vi assicuro che la profondità si noterà. Ho deciso di donare qualche tocco di luce su questo rosone perché andranno proprio alla base, come vi dicevo, di un lampadario. Quindi quando si illuminerà, perché accendiamo la luce, sarà veramente un tocco di colore fantastico. Utilizzerò le nostre cere pigmentate, Regina, Principessa, e le utilizzerò a dito. Insieme. Prima la Principessa, la più chiara, la più tenue, la più delicata, messa alla base. Poi utilizzo Regina, la più profonda, per dare qualche tocco più profondo di luminosità in superficie. Ricordate che anche in questo caso, se avete esagerato con le cere Principessa e Regina, con la cera trasparente potete sempre cancellare. In questo caso io non voglio eliminare troppa doratura, voglio semplicemente alleggerirla. Ricordate che il lavaggio può essere modificato tutte le volte che volete. Se il colore di base non vi convince o se volete creare più strati di colori per creare profondità, potete miscelare più colori. In questo caso io prenderò il Tortorelle e effettuerò un secondo lavaggio con questo colore, quindi Tortorelle diluito con acqua. Con l'aiuto del solito straccetto inumidito eliminiamo l'eccesso. Se volete limitare i tempi di asciugatura con Magic Paint, potete utilizzare anche il foam, ottimo alleato soprattutto nei mesi invernali e autunnali, dove l'aria è più umida. Sporca a me, La base del mio restyling ora è terminata, ci sono i passaggi successivi. Come vi spiegavo prima, la base fatta a lavaggio come anticatura, quindi la colorazione molto diluita per anticare la base, può essere protetta in due modi: protettivo liquido, ok? Magic Paint lo produce in versione satinata, ma anche lucida. Potete optare per questa soluzione quando i vostri restyling sono ad alta usura, quindi tavoli, cucine, sedie e quant'altro. In questo caso io utilizzerò di nuovo la cera. Questo rosone andrà sul soffitto, sarà solo spolverato, non lavato, quindi la cera sarà fantastica.
Anche in questo caso darò un tocco di regina e principessa. Questi rosoni vorrei metterli nella stessa casa. Mia sorella sta arredando una casa nuova, quindi vorrei regalarli. In questo caso un po' di principessa e un po' di regina creeranno una bella continuità tra due ambienti. Anche questo restyling è finito. Fatemi sapere se vi è piaciuto il video, fatemi sapere se preferite la tecnica del lavaggio o anche del washed o della patinatura con le cere, fatemi capire se sono stata chiara o se avete bisogno di altre spiegazioni. Fate tutte le domande che volete qui sotto nei commenti, troverete anche il link ai prodotti e le spiegazioni di tutti i prodotti colori utilizzati. Grazie ragazzi, alla prossima!